Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio laboratorio. Io sono Riccardo e oggi voglio fare la recensione e l'unboxing di questo supporto per smeriglia triangolare. È all'interno della sua confezione, che è arrivata un po' maltrattata perché ha fatto un lungo viaggio dalla Cina fino a noi. Il peso già mi piace, mi sembra robusto, però apriamolo e vediamo cosa contiene, come si monta e come ci sembra all'utilizzo. Benissimo, abbiamo la busta contenente la scatola, taglio il nastro, ho scelto quella blu perché dalle descrizione e dal colore e dallo spessore dei materiali della foto mi sembrava superiore a tanti altri. Questo è il contenuto all'interno della confezione. Allora ragazzi, questo è abbastanza pesante e robusto. Il rumore che sentite è perché ci sono parti in movimento, ma uno spessore di 5 mm, è pesante e già mi dà una buona impressione. Procedo al montaggio. Qua ci sono le spiegazioni, c'è più che altro il disegno inesploso dei vari pezzi. Procedo con l'assemblaggio generale. Questa è la parte che terrà il nostro flessibile, quindi tutto quello che ci serve per il montaggio è all'interno della stessa confezione. Una volta fissata la parte principale, possiamo passare appunto alle staffe laterali, che saranno quelle che manterranno poi il flex attaccato al supporto principale, che andranno svitate e poi andrà fissato da questa parte. Questa parte c'è questa forma sagomata che deve combaciare con queste, quindi si posiziona nel modo corretto da qua o da qua e va bloccata da questa parte. E a questo punto possiamo iniziare a dare la forma provvisoria al nostro porta flex, al nostro supporto. Non stringiamo molto perché abbiamo bisogno poi di regolare sia la distanza che l'orientamento dei fori in base al flex. Questi sono dei distanziatori. Questi distanziatori vanno messi uno sulla parte alta e uno sulla parte bassa. Hanno una parte che ha la forma di un bullone, da questa parte quindi l'alloggiamento, si inserisce qua. Poi ovviamente ci andrà la gommina che dovrà sostenere le vibrazioni, comunque il nostro flessibile, e in entrambi, una volta montata, andrà in questo modo. Inserite tutte le gommine nei vari supporti ed i supporti sempre provvisori sulla staffa principale. Inseriamo adesso il fermo. Questo è il supporto montato. Allora ragazzi, c'è da dire che le istruzioni effettivamente sono in cinese e bisogna un attimino avere anche un buon intuito per montarle. È intuitivo, effettivamente non è molto difficile, però comunque questo va posizionato poi in questo modo e bisogna far combaciare i fori
per l'ingresso del manico, dell'impugnatura del flex con i fori del supporto. Questo si può fare facendo ruotare avanti e indietro queste viti, che sono quelle che spingeranno sul nostro flessibile da qua, questa nella parte bassa e questa nella parte alta. Quindi una volta posizionato qua riceverà l'orientamento inclinandosi nel modo corretto. Quindi approssimativamente io lo posiziono adesso nel modo che mi sembra più corretto, facendo combaciare appunto questo foro con il foro dell'impugnatura. Si vede la filettatura attraverso, quindi sono sicuro che in questo modo siamo praticamente orientati quasi perfettamente. Lo fisso temporaneamente, ok, è lo stesso da questa parte. La filettatura ovviamente del bullone è la stessa che c'è sull'impugnatura standard di tutti i flessibili. Adesso abbiamo il nostro flessibile libero di muoversi. Per impedire questo movimento basterà regolare questi dadi, così si blocca. Per fare questa regolazione all'estremità di questo perno c'è una forma per farci mettere la nostra brucoletta in dotazione. Ok, questa parte sagomata con l'inclinazione andrà giù, io per errore l'ho messa su, quindi adesso stacco e la inverto. Ok, ho invertito quindi le gommine in modo da poter avere un buon appoggio e regolo adesso la distanza di questi supporti che poco fa abbiamo lasciato apposta lenti. Quindi li avvicino, mi assicuro che stringano perfettamente il corpo del flex e do una regolazione rapida. Poi è tutto da correggere nuovamente per bene prima di metterlo in funzione, perché va fatto un setup di questo utensile per farlo girare bene. Dopodiché potremo mettere l'impugnatura qua, quindi il movimento che farà una volta finito sarà questo. In questo caso, come vedete, va a battere sul supporto. Le due brugole poste sulla parte posteriore, che non ho ancora stretto, ci permetteranno di fare scorrere lateralmente il supporto per regolarla alla misura del nostro flessibile. Così siamo sicuri che sarà al centro, quindi posso stringere. Ok, l'abbiamo fissato, l'ho regolato approssimativamente a 90 gradi. Vediamo adesso di regolarlo ancora. E la nostra macchina è quasi pronta per funzionare. Questo, volendo, potrebbe essere spostato anche da questa parte, sia per l'orientamento delle morse, perché comunque abbassando andrebbe inevitabilmente a sbattere, quindi volendo si potrebbe mettere qua e utilizzare questa come slitta. Quasi quasi la sposto, quindi la protezione è inserita facendola bloccare qua. Ecco come apparirà quindi una volta montata. Ci sarà l'impugnatura per abbassarla, è una molla ovviamente che farà tornare nella sua posizione il supporto. Per chi volesse utilizzare il flex con la corrente elettrica potrebbe semplicemente mettere questo sostegno sulla parte posteriore e quindi bloccare il cavo, appunto, per evitare che vada davanti a tagliarsi. Adesso lo metto in funzione, vediamo come va. Il coprilama non è perfettamente dritto, quindi va regolato. Andranno fatte alcune sistemazioni ovviamente per la nostra sicurezza. Ok,
Bene, procediamo con il taglio di questo tondino e vediamo se riesce a tagliarlo bene. Ok, lo ho tagliato perfettamente, taglio, scusatemi, taglio molto pulito. È da regolare, fare il setup del taglio a 90 gradi, però è semplicissimo intervenire sulla regolazione, perché ci sono appunto le viti di cui parlavamo poco fa, e procedere quindi al taglio. Ok ragazzi, abbiamo provato con la smerigliatrice angolare a batteria, adesso proviamo con quella elettrica e vediamo la differenza. Ovviamente taglia bene sia quello con la batteria che il supporto, che il flessibile a corrente elettrica. Avvantaggiato ovviamente quello a corrente elettrica perché non va sotto sforzo. Il taglio è venuto perfetto. Va bene ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, questa recensione del supporto per la smerigliatrice angolare preso sul sito, come vi ho detto all'inizio. Banggood costa 31 euro, è un prodotto economico che però vi permette di sbrigarvi, perché farete dei tagli semplicemente premendo, il supporto è stato semplice da montare. L'ho provata sia con la smerigliatrice a corrente elettrica che con la smerigliatrice a batterie, con entrambe ha funzionato bene, ha separato il nostro tondino da 10 mm senza difficoltà. Ovviamente poi dipende pure da che strumento utilizzate per effettuare i tagli, però io ora vi lascio il link in descrizione, se vorrete comprarlo sapete dove comprarlo, e basta. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un like a questo video se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale. Ciao di nuovo da Riccardo.